Buongiorno a tutti e bentornati a All Things Design, questa nostra rubrica settimanale dedicata al design e all'architettura. Come vi avevo promesso la scorsa settimana, oggi parliamo di un argomento che ci tocca molto da vicino. Parliamo di casa e in particolare proviamo a immaginare insieme come potrebbe cambiare dopo l'esperienza del lockdown. Dunque, possiamo serenamente affermare che nell'era pre-Covid le case erano per noi soprattutto un luogo di relax, il luogo in cui tornare e rifugiarsi dopo lunghe giornate di lavoro. Durante invece il lockdown le case sono diventate l'unico luogo possibile, l'unico luogo in cui concentrare tutte le nostre attività, sia quelle che erano già destinate all'interno delle nostre abitazioni, sia quelle che invece erano destinate all'esterno, per cui la casa è diventata il luogo in cui lavorare, in cui studiare, formarsi, in cui coltivare le proprie passioni, cucinare, il luogo in cui fare sport, ma anche il luogo in cui intrattenersi con gli amici utilizzando i mezzi forniti dalla tecnologia e quindi anche da internet. Sono sicura che questa esperienza lascerà comunque una traccia, un segno profondo nel modo in cui progetteremo le case, ma soprattutto nel nostro modo, negli standard che cercheremo nelle nuove case, oppure nel modo in cui trasformeremo le nostre abitazioni per avere un ambiente più accogliente e anche più funzionale. Allora, io vi dico subito che secondo me la casa nel post-lockdown sarà sempre più una casa fluida e uno spazio organico. Partiamo dal primo. Una casa fluida nel senso che gli spazi saranno sempre più funzionali, ma soprattutto sempre più flessibili e capaci di adattarsi alle nuove attività e alle nuove esigenze che verranno via via creandosi. Uno spazio organico nel senso che accorcerà le distanze tra interno ed esterno, perché se siamo costretti a passare più tempo a casa per proteggerci da un virus, avremo necessariamente bisogno di ripensare, questo confine tra interno ed esterno. Quindi tornando al primo punto, spazi flessibili e spazi appunto adattabili. Non mi riferisco necessariamente a spazi, divisi alla vecchia maniera, quindi proprio letteralmente separati, ma anche la capacità di spazi open space di rimodularsi in base alle attività che si stanno facendo. Penso ad esempio a elementi divisori, a pannelli fonoassorbenti, a background che si possono utilizzare per esempio per le riunioni. Quindi tutta una serie di elementi in grado di creare delle piccole oasi, delle piccole isole anche all'interno dello stesso ambiente. Una seconda dimensione che mi viene in mente è quella della rimodulazione anche a livello di dimensioni degli spazi, di superficie proprio dedicata. Pensiamo ad esempio alle cucine che si sono andate via via restringendo negli ultimi anni, fino quasi a scomparire in alcuni casi, mantenendo solo piccoli angoli cottura. Perché non c'era tempo per cucinare, no? Con il lockdown invece abbiamo riscoperto tempi più lenti e che la cucina ad esempio è diventata di nuovo un'attività che accomuna, oltre che appunto un'attività necessaria per noi, per cui magari possiamo pensare ad un reingrandirsi delle cucine e degli spazi per la convivialità. Oppure, per esempio, un'altra cosa che mi viene in mente è l'ingresso, riorganizzare la zona ingresso. Quanti di voi in ingresso hanno un mobiletto dove hanno appoggiato guanti, mascherina e disinfettante per le mani? È una sorta di piccola anticamera prima di entrare nello spazio in cui viviamo il resto della giornata, ed è dedicato ad una nuova attività che è quella di sanificazione prima di entrare nelle nostre case, una cosa che prima non era così necessario separare in maniera netta. Un'altra cosa che mi viene in mente, mi ero presa un piccolo appunto, sono i dintorni e gli spazi comuni, questa volta non tanto all'interno della casa quanto all'interno magari del condominio, di gruppi di palazzi. Come sono fatti i nostri dintorni? Abbiamo un cortile interno, ci sono delle terrazze comuni, ci sono dei camminamenti, ci sono degli spazi che possono essere in qualche modo, che possono collegarci pur rimanendo all'interno.
come questi spazi possono essere progettati affinché sia mantenuta la sicurezza ma anche garantita un po' di socialità senza necessariamente uscire, diciamo, per grandi distanze. Queste potrebbero essere ad esempio nuovi aspetti su cui ragionare, questo soprattutto magari per i progettisti di domani, del post-lockdown. Questo soprattutto se dovremmo affrontare un'alternarsi di periodi di lockdown a periodi in cui le misure invece vengono allentate e c'è più libertà di movimento. Per quanto riguarda la casa del futuro come spazio sempre più organico, quindi pensare ad un nuovo equilibrio tra l'ambiente esterno e l'ambiente interno, tra natura e ambiente costruito, io credo che 3 saranno gli elementi sempre più imprescindibili da considerare sia nella progettazione che nella ricerca di una nuova casa, una riorganizzazione della nostra casa. La prima riguarda la luce. La luce naturale è insostituibile per il nostro benessere psicofisico, ma nel caso in cui non ci sia sufficiente luce naturale si dovrà sempre di più lavorare sulla luce artificiale affinché si raggiungano i risultati più naturali possibili. Il secondo aspetto riguarda quanta porzione della natura possiamo portare in più all'interno delle nostre abitazioni. Parlo di piante decorative, di piante che purificano l'aria, di piante aromatiche, ma anche di soluzioni di mini giardini verticali nel caso in cui lo spazio a disposizione non sia tanto. E il terzo elemento riguarda invece i materiali. Avremo sempre più bisogno di materiali che ci richiamino la natura e lo spazio all'esterno delle nostre case, ma avremo bisogno che siano anche facili da pulire ed eventualmente facili da disinfettare. Questa è un'altra direzione molto interessante, soprattutto per chi sta lavorando a materiali di nuova generazione. Io penso che ci sia un ulteriore punto importante da considerare prima poi di giungere alla conclusione di questo video, ed è l'accesso all'esterno. Io ho chiesto a molti amici, a molti conoscenti e tutti sono stati concordi nel dirmi: avrei voluto avere un giardino. Ecco, noi veniamo da un periodo in cui le case si sono ridotte piuttosto che essere vicine ai servizi, no? Abbiamo rinunciato ai balconi, alle terrazze, ai giardini a favore di case che fossero estremamente connesse con i servizi. Ecco, io mi sto domandando se non ci sarà un'inversione di tendenza in questo senso. Siamo sicuri? Io non credo che avremo più bisogno di case scatoletta, avremo bisogno di case che siano in grado di essere dei microcosmi che ci facciano stare bene. E il giardino, un accesso, diciamo, alla natura è una delle dimensioni che secondo me verrà molto considerata nella casa del futuro. Certamente non possiamo conoscere il futuro, quindi queste considerazioni restano un po' degli interrogativi aperti, ma soprattutto sono una sorta di linea guida, no? Nel progettare le case del futuro e nel cercare gli standard giusti perché le case del futuro siano sempre di più ambienti pensati sia in maniera funzionale che in maniera estetica per raggiungere il miglior grado di benessere possibile. Io sono fiduciosa che la scienza troverà una cura, un vaccino al Covid-19, ma sono altrettanto sicura che questa esperienza, l'esperienza del lockdown, ce la porteremo dietro per molto tempo e che saremo molto più recettivi e sensibili nei confronti dello spazio che ci circonda, sia lo spazio pubblico proprio delle nostre città, dei luoghi in comune, sia degli spazi privati. Ecco, io vi invito a condividere con me quali sono state le modifiche che avete apportato alla vostra casa, o se state pensando a delle modifiche o se state immaginando una casa diversa del futuro, e a condividerla nei commenti qui sotto. Intanto vi ringrazio per avermi seguita fin qui e vi do appuntamento a venerdì prossimo alle 11 del mattino, perché verrà pubblicato un nuovo video sia su IGTV che su YouTube, dove ho aperto un nuovo canale a cui vi invito a iscrivervi. Canale che, ricordo, su YouTube ha anche sottotitoli in inglese che si possono scegliere quando si guarda il video. Vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata.